Buongiorno cercatori d'oro, benvenuti nel canale se siete nuovi e bentornati invece se siete miei amici da tempo. Siamo tornati alla ricerca di oro nativo all'interno delle mineralizzazioni che probabilmente forniscono il metallo prezioso alla Paste Creek che abbiamo trovato poco a valle. Proprio là dove abbiamo lasciato le nostre attrezzature inizia la Paste Creek, cioè dove viene la maggior parte dell'oro, al Nugget Creek. Questo è il materiale che costituisce le vene principalmente a ganga quarzosa, ci sono anche un po' di carbonati all'interno e soprattutto un sacco di solfuri sparsi alterati di colore rugginoso. Lost Rock in questo contesto non è altro che un grafito scisto, una roccia metamorfica una volta composta da sedimenti, questi poi pressati e posti a elevate temperature, tanto che da un sedimento si è passati ad avere un mica scisto. In questo contesto il mica scisto è molto alterato, vedete che è friabile, composti da minerali i quali sono miche, ma in questo caso specifico è importante dire che vi è anche della grafite. In questo contesto invece giacimentologico, per quanto riguarda i solfuri potenzialmente auriferi, la grafite è un minerale molto importante, un minerale indicatore potenzialmente di un deposito aurifero primario. Come si cerca l'oro nativo in questi contesti? Si fa la cosiddetta prospezione di un deposito primario, mentre in un deposito secondario l'oro si trova sotto forma di granuli, pagliuzze, ma ha già abbastanza viaggiato. In un contesto primario siamo proprio all'origine. Io e Luca oggi utilizzeremo due metal detector, un Gold Monster della MyLab e un SDC che dopo vi farò vedere. Andremo a passare in rassegna le varie vene che vi sono qua sopra. Con la pala e la zappa andremo a togliere tutta la copertura eluviale, che poi vi spiegherò che cosa significa, e soprattutto per andare a esporre le vene potenzialmente aurifere. Tendenzialmente l'oro è maggiormente presente nella copertura eluviale che all'interno del deposito, ma questa è una enorme semplificazione. Vedremo nel corso della giornata se è proprio questo il caso oppure un'eccezione alla regola. Visto che il torrente lo permette e l'affioramento è proprio di fianco al torrente, la copertura eluviale andrò a rimuoverla per mezzo della pala, setacciarla e la passeremo in canaletta per farne un concentrato. Vediamo. Ragazzi, è abbastanza demoralizzante, 10 secchielli di copertura eluviale e non c'è neanche un puntino. Tutto questo lavoro sostanzialmente per capire che di oro in superficie non ce n'è. Comunque sia, andiamo a esplorare ancora queste vene che ora ho scoperchiato e poi accendo le SDC ovviamente e le passiamo in rassegna. Non è detto che oro non vi sia all'interno, però sapete che è abbastanza difficile. Queste vene non ci hanno dato praticamente niente. L'ultima speranza, a mio parere, è quella di andare a smontare un po' quel costone che mi ha fornito un ottimo suono, anche se sapeva un po' di mineralizzazione. Operavo con le SDC in sensibilità 4,
quindi è molto sensibile a questo genere anche di hot rocks. Stiamo comunque lavorando con grafiti. C'è da dire comunque che l'SDC è uno strumento ottimale per il rilevamento di oro nativo, soprattutto in mineralizzazioni, anche se il Gold Monster a mio parere è più un cecchino su questo punto di vista. L'ultima speranza che abbiamo di oggi trovare dell'oro nativo è quello di andare a smontare quel costone, lo passo al setaccio e cerco dell'oro visibile. È proprio l'ultima frontiera. Se non trovassimo neanche quello, questo costone sostanzialmente lo scartiamo. Luca, c'è una traccia? Sì, un quarzo puro. Vediamo. No, davvero nel quarzo bianco l'hai trovato? Guarda, sono sfrangiate anche. Allora, abbiamo trovato 4 granuli d'oro sfrangiati filiformi dal frantumato che ho fatto così alla bene meglio di quelle vene dove l'SDC mi suonava. Adesso abbiamo preso il Gold Monster 1000 della MyLab con Luca, andiamo a passare al metal detector i scarti sostanzialmente del setaccio dove ho trovato quei 4 granuli sfrangiati. Sono abbastanza emozionato, potremmo essere di fronte a una grande scoperta, però dobbiamo comprendere se quest'oro si fosse liberato proprio perché l'ho frantumato oppure sostanzialmente deriva dall'inquinamento da parte del fiume, perché comunque stiamo scavando in superficie. Vedete là sopra ci sono dei ciottoli, potrebbero arrivare da lì sopra quelle pagliuzze che ho trovato, perché poi cadono giù. Io prima ho lavato, vediamo. Lo giro al contrario, se ci fosse qualcosa di più pesante dovrebbe essere al fondo del setaccio. Luca sta passando al setaccio, cioè col metal detector, i vari frammenti di prima, vediamo se qualcuno suonasse, e sarebbe la prova del 9 che abbiamo trovato dell'oro dentro una vena idrotermale. Potenzialmente potrebbe essere la fonte dell'oro trovato a valle, speriamo ragazzi, perché logicamente è proprio parte della ricerca. La prova del 9 sarebbe trovare dell'oro dentro il quarzo. Lo metterò da parte. Un bel suono questo, Microscopico, però. Questo suona un pochino, poco poco lo mettiamo qua. E lui. Vicino. Man mano che ti avvicini comincia a segnare oro come scala. Eccolo lì. È oro. Boh, non lo so. A me sembra oro. Ragazzi, abbiamo trovato questo frammento della vena che presenta giusto un pezzettino d'oro. Bisognerebbe capire se è appoggiato, se è interno, ma a me sembra che sia oro nativo dentro una vena. Quindi potremmo aver trovato l'origine dell'oro che troviamo poco a valle lungo il Nugget Creek. L'SDC però ha trovato qualche suono molto molto flebile, era in sensibilità 4. Mi sentiva le mineralizzazioni, però mi dava da un lato verso destra chiaro, quindi mineralizzazione, verso sinistra un sussurro, quindi in 4 non era proprio molto attendibile. Ho frantumato la vena come avete visto, adesso abbiamo selezionato nel piatto, abbiamo trovato qualche granulo, ma ragazzi questo fighissimo, fantastico, vi faccio uno zoom dopo per farvi vedere veramente che cosa abbiamo trovato. Intanto però vediamo il Gold Monster come lo sente. Diciamo che entro 5 cm lo rileva chiaramente, a contatto altissimo. Stanchissimi ma soddisfatti, abbiamo un po' di febbre dell'oro, quindi penso che torneremo nei prossimi giorni a vedere meglio quell'affioramento, ma non andiamo a ritoccarlo subito perché potremo fare casini. Abbiamo faticato veramente tanto a trovare quel frammento, il Gold Monster era un delirio sull'affioramento a causa della mineralizzazione, ma quando ho isolato quel frammento specifico, ragazzi, suono fantastico e abbiamo trovato dell'oro nativo. Intanto vi anticipo che farò un ulteriore video perché qua dentro potrebbero esserci delle trame d'oro, andremo a tagliarle con la Ultratech che ho in laboratorio, magari in sezioni, cercando eventuali tracce d'oro all'interno.
Processo rischioso perché potremmo andare a rovinare questo campione, ma vedremo assieme. Quindi io vi rimando anche al canale di Luca, se ve lo foste perso, LucaKill70, lo trovate su YouTube. Mi raccomando di iscrivervi anche al mio canale, un mi piace mi gasa tantissimo e noi ci vediamo ai prossimi episodi. Ciao ragazzi!